Chi era Riccobono Rosario? Allora era capo mandamento di San Lorenzo, Tommaso Natale San Lorenzo. Nell'ambito di quello che lei ha definito il contrapposto schieramento dei vincenti e dei perdenti, degli uomini di Rina e degli uomini di Bontate, il Riccobono Rosario, prima della morte di Bontate e Stefano, come si collocava? Si collocava neutrale, Quindi non era né con l'uno né con gli altri. e con l'altro, o apparentemente, però Salvatore Rina, mio padre, lo collocavano più con Stefano Bontate che con loro, però era neutrale. Perché suo padre e il Rina lo ritenevano più vicino sostanzialmente alle posizioni del Bontate che alle vostre? In base a quali elementi di fatto? L'evento, di fatto, io non è che conoscevo a quella data tutta la storia di Cosa Nostra, loro sapevano più particolare, ritenevano vicino l'Inserillo e il Stefano Bontate, più vicino come amicizia, come rispetto, per convergenze uniche con Rosario Riccobono, con il gruppo Bontate, Badalamenti e questi di qua. Ma quando vengono uccisi Salvatore Inserillo e Stefano Bontate, il Riccobono Rosario partecipa a questa soppressione, ha un ruolo, ne viene informato successivamente? Qual è la posizione di Riccobono Rosario? Viene informato? Rosario Riccobono viene informato, da parte di mio padre, non so se dopo l'omicidio di Stefano Bontato o dopo quello di Inserillo. Viene informato da mio padre sotto indicazione di Salvatore Rina, Michele Gaia, tutti quelli che erano là, e l'appuntamento viene fatto a Monreale, nella zona di Giacalone, oggi proprietà di Fiore Antonino dovrebbe essere. Lei era presente in quell'occasione? Sì. E questo, quando avviene questo incontro fra Salvatore Rina, a quanto pare era anche suo padre, e il Riccobono Rosario? No, Salvatore Rina non c'era solo mio padre, delegato dagli altri uomini d'onore, di incontrarsi con Sario Riccobono e comunicargli quello che era successo. Che posizione assume il Riccobono Rosario rispetto a queste novità? Ma Rosario Riccobono, quando apprende i motivi per cui sono stati uccisi due e i motivi perché poi si doveva eseguire per tutti gli altri, dice: se i fatti stanno così io non posso prendere chiatto e si è fatto giusto e sono a disposizione. Lei ha fatto proprio adesso riferimento all'eliminazione di tutti gli altri. A chi si è riferito? Cioè gli altri poi si dovevano eliminare, che sono persone vicine a Gaetano Badalamenti, si dovevano eliminare che so Giovannello Greco, Pietro Marchese, cioè tutte le persone in cui man mano si scoprivano che erano responsabili di questo complotto dovevano morire. E quindi il Riccobono Rosario si mise a disposizione? Sì. In sostanza il Riccobono Rosario è venuto a far parte dello schieramento dei Corleonesi? Sì.
Nel biennio 78-79 si concretizza un allontanamento del Riccobono dal Bontate. Né da parte del Bontate né da parte dei membri delle altre cosche si nutriva grande stima per il Riccobono. Sempre secondo il Buscetta, sia il capo della famiglia di Santa Maria di Gesù sia Giuseppe Calò indicavano il Riccobono spregiativamente col nomignolo di terrorista, per la sua nota propensione a commettere qualsivoglia delitto, omicidi compresi, senza esitazione alcuna, e spesso per suo mero tornaconto personale. E indicare ciò che ricorda di queste circostanze durante le quali ha sentito parlare del dottore Contrada. Io credo di ricordare che nei primi del 70, nel 1974, io mi accompagnavo ad Angelo Graziano, Stefano Giaconia, Rosario Riccobono, Salvatore Federico ed altre persone. Noi gravitavamo spesso in via Miraglio Rizzo, dove Giaconia possedeva una casa comprata dal Graziano. Ci riunivamo spesso perché avevamo dei compiti di eliminare alcune persone. In un'occasione io sentii parlare il Graziano, rivolgendosi al Riccobono e al Giaconia, dice: ho procurato una casa al dottor Bruno Conciata. Ma quel nome a me non mi diceva niente, io non conoscevo Conciata. L'avevo solo sentito dire come una persona della questura. Rimanendo sempre in quegli anni, credo 75-76, sempre nell'ambito di quella cerchia di persone, e soprattutto dal Giaconia e dal Riccobono, li sentii parlare del dottor Conciata, ma io non mi interessai. Parlavano loro di dire che dovevano, il Riccobono in particolare, doveva creare un appuntamento con il dottor Conciata, ma io non mi interessavo a entrare nel specifico, perché non mi interessava approfondire l'argomento. E poi mi ricordo che il Giaconia viene arrestato e io vado a trovarlo nel carcere manicomio di Aversa, a Napoli. Siamo andati lì per interessarsi su richiesta del Giaconia per poter intervenire sul medico, sul dottore che l'aveva in cura, per simulare la sua cartella clinica. In quell'occasione il Giaconia si è lamentato e è andato in furia dicendo che a fare arrestare lui era stato il Rosario Riccobono, avendo passato la notizia al Conciata. Io e il Federico non potemmo certamente celare questa sua notizia e la rappresentammo a Stefano Bontate. Bontate disse: è un pazzo da catena questo Giaconia. Comunque da lì a poco tempo il Giaconia venne strangolato, sia per l'esclamazione che aveva fatto nei confronti del Riccobono, accusandolo di averlo fatto arrestare tramite Conciata, e per motivi suoi personali, perché scalpettava troppo ed era un pericolo per l'organizzazione. Successivamente io sento di nuovo il nome del dottor Conciata durante una mia visita nella casa del Bontate, nella villa. Esattamente eravamo vicino il Baio Bontate, lui era con Giovanni Teresi detto Pacchioni, il nostro consigliere di allora, e parlavano di Conciata e di Cassini, del conte Cassini. Parlavano di appuntamenti, di riunioni, ma come le dico, io non ho mai approfondito il tema delle discussioni e mai mi sono interessato. Quindi lei non ricorda questo appuntamento, chi riguardava? Riguardava l'ambito di queste persone, Bontate, Giovanni Tereso Pacchioni, Conciata e il conte Cassini. E questo avvenne verso il 79 circa. Lei è a conoscenza di rapporti tra Bontate e Cassina o tra Teresi e Cassina?
ci sono state sempre ne ho sentito parlare, ci sono stati ottimi rapporti, ma io non li ho mai visti insieme. Io so che quando c'è stato il sequestro Cassina, Stefano Bontate è andato in tutte le furie, perché i rapporti tra i Cassina e il Bontate e, diciamo, i Teresi erano un rapporto di stima e di amicizia. Sì. Tale sequestro è avvenuto durante la carcerazione del Bontate a opera di Totò Reina e di altre persone. L'ultima, infine, diciamo, l'ultima notizia che io apprendo dal Bontate è che Bontate ottiene la patente e che l'interessamento è avvenuto da parte del dottor Contrada e che non è solo la sua patente. Io credo di ricordare, ma non vorrei fare errore, che il Bontate stesso, insieme al Girolamo Teresi, o comunque Bontate o Girolamo Teresi, si sono premurati per il piacere di portarla loro stessi di propria mano la patente a un altro personaggio di Cosa Nostra. Io credo di ricordare, ma ovviamente sono passati tanti anni, di ricordare che quella persona si chiamasse Benè Greco, un uomo d'onore di Ciapù. Anche perché Giovanni Bontate era una persona che non andava tanto d'accordo col fratello e a volte sballava sia con Rosario Riccobono, sia con Pippo Colombo, con le persone che lui di turno cercava di rivolgere a mettere in cattiva luce il fratello. Quindi i rapporti tra i due fratelli erano tesi allora? Sì. Sino al punto che gli stessi, per esempio, non si Non scambiavano. è che erano tesi nel senso pubblicitario, nel senso che erano di diversa natura. Giovanni era molto più ambizioso, ma il suo comportamento si poteva solo diciamo, alludere al fattore che era fratello, ma se sarebbe stato un altro semplice uomo d'onore della famiglia non si avrebbe potuto comportare in quella maniera. Ma erano fratelli, allora lui ne abusava di questa. Ma i rapporti tra i due fratelli continuavano formalmente, nel senso che si scambiavano visite, che uno andava a trovare Sì, l'altro? avevano anche la proprietà in comune, avevano Magliocco, avevano comprato a Campobello di Mazzara, avevano comprato altre proprietà, quindi non è che era una cosa completamente così micidiale, solo che la natura di Giovanni Bontate era una natura molto diversa, una natura molto. Era cattiva la sua natura, specie che era molto attaccato ai denari. Giovanni Bontate. Anche se Stefano non era di meno, ma Giovanni era molto più ambizioso. Ambizioso, cioè nel senso di volere conseguire a qualunque costo la ricchezza, l'arricchimento. C'è stato anche un periodo che in seno alla nostra famiglia c'è stato un piccolo complotto, il quale Giovanni Bontate avrebbe voluto prendere il posto di Stefano Bontate, approfittando che Stefano Bontate era un po' inviso all'esterno. In quale tempo? Prima delle nostre, naturalmente, delle votazioni dell'80, il periodo è iniziato dopo il 78, dopo che c'è stato quella furibonda discussione, lui ha cercato di mettere. Avrebbe voluto prendere il posto di Stefano. Tanto che era stato spalleggiato da Pietro Loiacono, Giovanni Battista Fullarà ed altri della nostra famiglia. Ma io ero neutrale a tutto questo, perché io dicevo sempre il mio è un voto che devo dare, quando sarà lo saprò io a chi darlo. E queste vicende che lei sta dicendo ora sono a sua personale conoscenza? Certamente. E il Stefano Bontate naturalmente era a conoscenza di questo disegno del fratello di tentare di prendere il suo tanto posto? Che gli ha levato tutto dalle mani. Giovanni Bontate cominciava a fare regali in seno alla famiglia, chi regalava l'orologio, a chi comprava la macchina. Pietro Loiacono ha regalato la macchina, Nino Bontate ha regalato la macchina, a me ha regalato un accendino d'oro, Salvatore Contorno cercava di attirare la simpatia del seno alla famiglia, perché appunto voleva, spalleggiato anche da Pietro Loiacono e da Giovanni Battista Fullarà, che volevano che Stefano Bontate fosse estromesso dalla famiglia di Santa Maria di Gesù e mettere lui al posto di Stefano Bontate.
E oltre quei soggetti che lei ora ha menzionati come simpatizzanti, anzi addirittura quando una famiglia è forte, favoreggiatori di questo disegno del Giovanni Bontate, altri soggetti erano accanto a Giovanni Bontate nel tentativo di portarlo al posto di Stefano Bontate? Sì, ho parlato già, ho detto dei nomi della nostra famiglia. Sì. E Saro Riccobono, tutto quello che lui sapeva riguardante Stefano e di altre cose anche in seno alla commissione, lui riferiva le cose negative a Giovanni Bontate, contribuendo a mettere in cattiva luce i due fratelli, fino a che Stefano Bontate ha scoperto il ruolo anche di Saro Riccobono e non c'è stata più tanta intimità tra i due. Sì. Del 79-80, quando i rapporti fra Bontate e Riccobono non erano buoni, si erano interrotti quasi, il Bontate a volte andava in escandescenza dicendo che in effetti Giaconia forse aveva ragione, queste frasi. Il Bontate un giorno mi disse, facendo riferimento alla uccisione del Giaconia, disse che in effetti il Giaconia aveva ragione, perché il Riccobono era un confidente di Conciato. Senta, sempre per restare in questa materia, Riccobono, per quanto riguarda la latitanza di Riccobono, lei ricorda se il Riccobono latitante adottava particolari cautele per sottrarsi alle ricerche o se invece girava liberamente? Senta, io l'ho tenuto anch'io personalmente a casa mia, a Ciacullo, il latitante, per un mesetto circa. Riccobono ci sono persone che sanno fare la latitanza in un certo modo, persone che sono più hanno più cautela, persone che hanno più, diciamo, meno responsabilità. Veramente il Riccobono non era uno che osservava tanto le regole, si spostava con una certa facilità e rimaneva in un posto per molto lungo tempo, dove si organizzavano feste e divertimenti. Certamente non erano luoghi veramente sicuri, ma questo dipende dall'individuo. Individuo a individuo. C'è da dare atto che Riccobono rientrava in quella categoria dei menefreghisti, nel senso che più spavaldo nella sua latitanza. Ecco. 23 aprile 1981. Avviene l'omicidio Bontate da parte dei Corleonesi. Di questo omicidio Riccobono viene a sapere solo in seguito. Riccobono, che aveva sempre tentato di mantenere una posizione di neutralità tra i moderati di Bontate e i Corleonesi di Riina, deve ora scegliere e pragmaticamente si schiera coi Corleonesi. Mai e poi mai avrebbe abbandonato la sua città natale e sarebbe scappato oltreoceano. Pertanto apprende da Totò Riina l'arte sottile della tragedia e consegna uno a uno i vecchi amici palermitani alla ferocia corleonese. – 30 aprile 1981. La settimana seguente l'omicidio Bontate, il 30 aprile, si svolge presso la villa di Riccobono una riunione, alla quale partecipano circa 40 persone. Lo riferirà Francesco Gasparini, uomo del Riccobono, poi diventato collaboratore di giustizia. Nel corso di tale riunione, gli invitati discutono di argomenti, secondo il suo giudizio, molto importanti. E Gasparini ricorda di aver udito la seguente frase: il falco? Uno è fatto. Pensiamo all'altro, con riferimento che pare chiaro verso l'Inzerillo. Durante tale riunione, molti dei convenuti manifestano forti preoccupazioni per l'attività istruttoria svolta dal giudice Falcone. Per conto di Riina, Riccobono attira numerosi amici di Bontate in agguati mortali. Coloro che ne sono vittima, come nel caso di Emanuele D'Agostino, spariscono nel nulla. Cerca poi di uccidere anche Salvatore Contorno, ma quest'ultimo riesce a sfuggire. – 26 maggio 1981. Verso le 20:30, Riccobono e Mutolo si recano in un deposito di carburanti
in via Roccazza a Palermo. Lì trovano 10-12 persone. Dopo un po' arrivano Santo Inzerillo e Calogero Di Maggio, zio di Santo e Salvatore. Santo Inzerillo è nervoso, turbato. Tutti i presenti cercano, apparentemente, di rabbonirlo, sostenendo che non si conoscano i responsabili dell'omicidio e che comunque non è il caso di insistere. Santo Inzerillo si adira. Grida che vuole sapere chi abbia ucciso suo fratello. Batti i pugni sul tavolo. Scatta tra i presenti un cenno di intesa. Mutolo, Davi, Ganci e Scaglione afferrano per le braccia Calogero Di Maggio, mentre Antonino Rotolo gli mette una cordicella al collo e lo strangola. Contemporaneamente Antonino Madonia strangola Santo Inzerillo. Dopo la morte di Salvatore Inzerillo e dei suoi parenti, molti altri familiari che portano quel cognome decidono di rifugiarsi negli Stati Uniti, sfruttando la parentela con la famiglia Gambino. In realtà, anche al di là dell'oceano, per gli Inzerillo non ci sarà pace. Pietro Inzerillo, fratello di Totuccio, troverà la morte nel New Jersey. Nella bocca e sui genitali di Inzerillo, trovato rinchiuso nel bagagliaio di un'automobile, vengono rinvenute alcune banconote. È forse il primo atto di una nuova guerra di mafia che sta per iniziare a Palermo, l'assassinio di Stefano Bontade. Polizia, carabinieri, magistrati sono alle prese con una delle più clamorose e inquietanti vicende di mafia, la scomparsa contemporanea di ben 6 persone. Potrebbe trattarsi di una vera strage con il metodo della cosiddetta lupara bianca. Che una vera e propria guerra per il predominio sul traffico della droga si sia scatenata a Palermo tra i clan mafiosi non c'è dubbio. Riccobono è ormai un traditore. Tuttavia, quando dei palermitani non rimane neanche il seme, Rosario Riccobono non verrà risparmiato. Salvatore Riina elimina Riccobono la mattina del 30 novembre 1982. Le modalità dell'omicidio vengono rivelate dal collaboratore di giustizia Salvatore Cucuzza. Quest'ultimo parla di una trappola preparata con grande astuzia, un invito a cena in territorio neutro che avrebbe dovuto sancire la pace della zona. Riccobono, che pure era un noto stratega della mafia, abbocca. Ho fatto parte di Cosa Nostra fin dal 1975. All'epoca degli omicidi di Bontate e Inzerillo avevo il ruolo di reggente della famiglia di Borgovecchio. In epoca immediatamente successiva agli omicidi dei 2 boss palermitani, mi vennero riferite le ragioni di tali fatti di sangue e degli ulteriori propositi dei corleonesi volti a portare a compimento lo sterminio degli uomini d'onore dello schieramento avversario. Appresi quindi che Rosario Riccobono e Salvatore Scaglione, benché risparmiati in questa prima fase della guerra di mafia, erano comunque destinati a morire. Non erano stati uccisi contestualmente a Bontate e Inzerillo perché era emerso che a loro non era stato comunicato il proposito del gruppo Bontate di eliminare Riina. Questo non già perché Bontate e Inzerillo diffidassero della loro fedeltà, ma perché il loro coinvolgimento era stato ritenuto superfluo, anche per evitare una maggior diffusione del progetto e quindi il pericolo che la notizia si diffondesse come poi è avvenuto. Quando a distanza di poco più di un anno dai primi omicidi si ritenne che fosse arrivato il momento di eliminarli, si cercò di organizzare un'occasione propizia per l'eliminazione congiunta, oltre che di Riccobono e di Scaglione, anche degli uomini d'onore più pericolosi, a loro legati, che pure erano destinati a essere uccisi. Si trattava di riuscire a organizzare degli appuntamenti contemporanei. Infatti, il rischio era la fuga di coloro che non fossero stati eliminati, con conseguente pericolo di vendetta. Venni a conoscenza dell'avvenuta uccisione di Riccobono e Scaglione il giorno successivo, quando mi sono recato presso il magazzino di proprietà di Gaspare Bellino ed ebbi il modo di notare 3 cadaveri di uomini che erano stati strangolati il giorno precedente e che non fui in grado di riconoscere per lo stravolgimento delle sembianze del viso, caratteristico delle persone uccise in quel modo. Quello stesso giorno venni informato dell'avvenuta eliminazione di Riccobono e Scaglione, uccisi
con le persone con le quali erano insieme, e cioè Salvatore Michalizzi, Vincenzo Cannella e Carlo Savoca. Come sintetizza lei le ragioni di contrasto fra il Rosario Riccobono e i Corleonesi? C'era questo Angelo Graziano che era amico, credo Salvatore Rino, Giuseppe Giavo Gambino, ed era stato, a dire di costui, era stato eliminato ingiustamente ed è stato con la scusa che questo si era comportato male, era stato ucciso ingiustamente da parte di signor Riccobono, secondo lui per togliere una spina dal fianco, e l'aveva ucciso senza l'autorizzazione anche di competenza. Poi si diceva, per esempio quello che mi dicevano, che era confidente di polizia e quindi poteva passare si riteneva come un confidente di polizia. Aveva buttato fuori famiglia, sospeso per un periodo di tempo Armando Bonanni e Giuseppe Giacomo Cammino, in quanto erano stati arrestati a Castelvetrano ed erano fuori territorio senza aver avvertito il suo capofamiglia. Per tutti questi fatti e più per l'amicizia con Stefano Bondate e tutto il resto, si è deciso di eliminarlo. Ma perché non venne eliminato subito, visto che c'erano queste risalenti ragioni di contrasto? Non venne eliminato subito perché lo ritenevano utile, chissà questo potesse portare a qualcuno degli cosiddetti scappati, che poi alla fine, quando si è scoperto il piano, molti sono scappati. Cioè i perdenti sono scappati. E Riccobono si dette da fare per aiutare i Corleonesi in questa opera di eliminazione degli avversari? Ma credo qualche cosa l'abbia fatto, però non so dirgli quanto. So che si è messo a disposizione per eliminare qualcuno di Gallina, di Carini, che era vicino a Stefano Bontate. Credo che abbia partecipato o organizzato pure l'omicidio di Manuele D'Agostino. Comunque ne ha fatto qualcosa, però non gli so dire con precisione cosa ha fatto. Quando viene ucciso Riccobono, a distanza di quanto tempo dall'eliminazione del Bontate e dell'Inserillo? Novembre 82. Lei ricorda la data esatta? 30 novembre perché mi è stata comunicata, ce la conosco questa data. Dove viene ammazzato Riccobono a Rosario? Incontrata da Dammusi. Lei le venne a conoscenza dopo o nelle settimane, nei giorni precedenti era già a conoscenza del fatto che quel giorno poi incontrata da Musi il Riccobono sarebbe stato ucciso? No, è stato organizzato il giorno prima o 2 giorni prima il tutto, perché un piano era uccidere Riccobono e poi c'era tutta un'altra serie di omicidi che si dovevano commettere. Lei da chi ne viene a conoscenza? Ma io ne vengo a conoscenza perché, ripeto, il giorno prima, 2 giorni prima c'è stata una piccola riunione incontrata da Musi, tra cui c'era Giuseppe Giacommino, mio padre, Salvatore Rina, quasi un po' tutti i soldi, non mi ricordo tutti, però il gruppo era sempre questo. E si era stabilito che dovevano portare al Riccobono e compagnia ai Dammusi, dopodiché gli avrei dovuto telefonare Antonino Madonia a Palermo, e Antonino Madonia con il segnale MIOS convenzionato avrebbe commesso altri omicidi. Senta, non ho capito, Rosario Riccobono avrebbe dovuto essere ucciso da Musi, Rosario Riccobono e compagnia. Che significa compagnia? Perché è venuto assieme a altre 3 persone, non si sapeva con chi veniva, però se veniva da solo, veniva con 2, veniva con 3, quantomeno 2 erano sicuri e ne sono venuti quella mattina 4. E invece non ho capito nemmeno, lei avrebbe dovuto contattare telefonicamente chi a Palermo? Antonino Madonia. Dopo aver strangolato i 4, io avrei dovuto contattare Antonino Madonia, che c'era il piano poi di uccidere il rimanente del gruppo Riccobono, cioè della famiglia di Riccobono a loro vicino. Ho capito. Senta, ma chi eravate? Lei era presente quando arrivò il Riccobono? Sì, sono io, Di Maggio Baldassare, Giuseppe Maniscalco, Giuseppe Agrigento, Bernardo Pomarito, Salvatore Lazio, Giuseppe Greco Scarpa, mio cugino Vito Brusca, Pippo Calò, Salvatore Rina,
Matteo Motisi, Giovanni Motisi. In questo momento non ho altri ricordi. Poi assieme a Riccobono è arrivato Filippo Nania, Antonino Geraci, Nene Geraci e Giuseppe Giamo Gambino. Ho capito, senta, ma a che ora arrivarono di quel 30 novembre il Riccobono Rosario con le altre persone? Di mattina, intorno alle 10, comunque di mattina, 9:30, 10. Si ricorda che questa giornata era una giornata di sole, se era calda, se pioveva? No, era piovigginosa. Il Riccobono era stato invitato da chi incontrare da Musi? Era stato invitato con una scusa di una mangiata, veramente l'appuntamento era a Partenico e poi come al solito da Partenico sono stati portati a San Giuseppe Ato. Era fatta con la scusa di una mangiata, era invitato da Salvatore Rina, da Giuseppe Gambino, un po' da tutti per questa mangiata. Quindi anche in questo caso l'appuntamento al Riccobono fu dato a Partenico? Sì, perché qualche altro appuntamento, qualche altra mangiata era stata fatta a Partenico. Questa volta gli hanno dato un'altra volta l'appuntamento a Partenico e siccome c'era lo spavento che avrebbe potuto fare la soffiata alla polizia o carabinieri o fare doppio gioco con i cosiddetti scappati, e quindi si preferì o che avrebbero lasciato dire alla famiglia, sai, stiamo andando a tale punto, si diede l'appuntamento a Partenico. Da Partenico, Nene Geraci, Antonino Geraci e Filippo Nania se li sono messi in macchina e li hanno portati, attraversando un po' di strade interne, per perdere eventuali tracce, li hanno portati a San Giuseppe Jacopo. Quindi temevano o l'intervento della polizia oppure il doppio gioco con degli scappati, no? Questo... Perfetto, con i perdenti. Che cosa avvenne quando arrivò il Riccobono? Ricorda, lei era presente alla scena dell'arrivo? Sì. Che cosa avvenne? Quando è arrivato il Riccobono sono scesi dalla macchina e subito, con la scusa di salutarlo, è stato invitato a entrare nella prima, perché c'è questo caseggiato un po', è combinato a U, è stato invitato ad entrare nel lato destro, dove c'era mio padre, c'era Giuseppe Calò, c'era Matteo Motisi, c'era Salvatore Rina, c'era Giuseppe Greco Scarpa. E gli altri tre sono stati invitati a entrare nella sala gioco, sala pranzo, quella che c'era. E subito dopo, appena hanno strangolato Rosario Riccobono, è uscito mio padre e ci ha dato subito l'ordine di eliminare gli altri. E subito dopo sono stati eliminati. Ma questa eliminazione del Riccobono fu preceduta da una discussione con lo stesso o fu subito strangolato? Ma credo subito, neanche avuto il tempo forse di capire di che si trattava. Appena arrivato subito sono stati 2 minuti, 1 minuto, cioè si figura mio padre, sono entrati, con la scusa di salutarlo, è stato strangolato e subito mio padre è uscito addirittura rimproverandoci, che aspettate, muovetevi. Non l'ho visto materialmente chi lo strangolò, chi lo ha fatto. Quindi in quel frangente quante persone sono state uccise complessivamente? In quel momento 4 persone. Il Riccobono più 3 accompagnatori? Sì, uno in una stanza e 3 in un'altra. Ti vuole fare indicare del nome questi accompagnatori del Vuole ripetere chi è stato ucciso, quindi oltre al Riccobono Rosario? E a Michalizzi di cui ha parlato. Totuccio Michalizzi. Ne ha parlato. Totuccio Michalizzi, Cannella e Sapoca. Cannella chi? Perché è stato, diciamo, questo è un omicidio che ricordo con particolare, perché sono stati il primo strangolamento che ho fatto io, e quindi è stato in questo periodo, diciamo, che sono stato, diciamo, ho saputo che poi si sono fatti diversi omicidi in questo giorno nella provincia di Palermo. Senta, lei ha detto che ha partecipato a questi omicidi, ma lei si trovava lì per caso quel giorno in cui vennero strangolati Riccobono e Scaglione? No, me l'hanno fatto sapere il giorno prima. Prima stanza è entrato Rosario Riccobono e Gambino. In questa stanza, ripeto, c'ero io, Brusca, Rina, Mario Brusca e Bernardo, Mario Brusca, Scarpa e altri che al momento non ricordo. È entrato in questa stanza. Mi scusi un attimo, quindi lei era nella stanza, diciamo, con le persone più importanti quel giorno lì? Sì.
Ma lei ha Sì, detto che perché non aveva una particolare carica, come mai era con i più importanti? ero là perché Rina mi ha detto di stare vicino a lui per darci una mano, di stare vicino a lui per aiutarlo. Diciamo, siccome io sono abbastanza alto e possente, c'era questo particolare, volevano questo particolare aiuto per immobilizzare la persona che dovevamo poi strangolare. Quindi è Questo è entrato Riccobono con Giacomo Gambino. E che cosa ci ha detto le Sì. persone di cui si ricorda la presenza e che cosa è avvenuto? È avvenuto che appena entrato lui, diciamo, lo abbiamo immobilizzato lui si era prestato per salutarlo e noi l'abbiamo subito immobilizzato per le braccia. E, e il Reina ci ha detto, dice, che riferendosi a lui, gli ha detto, dice, hai finito, la tua corsa è finita, dice, hai finito di mettere tragedie e fare, diciamo, e fare delle tragedie. E queste è stato, diciamo, le parole che gli ha detto Reina. Nel frattempo la giornata si era rimessa al bello o continuava a piovere? No, quasi tutta la giornata fu questo più avvicinare in maniera soffice. Senta, questi bidoni questi fusti nei quali vennero infilati 4 cadaveri, quanti erano complessivamente i bidoni? 2. E quindi furono infilati 2 cadaveri in ciascun fusto? Sì, Questi fusti, lei ha detto, mi pare di avere così capito, furono messi sul retro rispetto a questo caseggiato a U, lo conferma? sì. Il posto dove furono posati questi fusti era all'aperto o era sotto al chiuso? No, i fusti erano posizionati all'aperto, cioè vicino proprio al torrente, tanto è vero che il torrente, essendo che poi avvicinava, l'acqua ingrossava e andava a toccare i fusti e quindi non faceva ribollire l'acido e li abbiamo dovuti risalire un pochettino verso il terreno. Senta, ma a questo punto dove furono collocati questi fusti con dentro 2 cadaveri ciascuno, per ciascun fusto, era visibile dalla pubblica via? Dalla via? Sì. No, Senta, con chi è arrivato lo scaglione da Palermo? con Raffaele Ganci. Ma chi era questo scaglione? Intanto come si chiamava? Scaglione come? Salvatore Scaglione, detto il pugile. Allora era il rappresentante della famiglia della Noce. E quindi arrivò con chi? Con Raffaele Ganci. Raffaele Ganci era all'epoca della stessa famiglia? Sì, della stessa famiglia, era con la stessa scusa di andare per fare una mangiata. Verso che ora arrivarono a Dammusi Raffaele Ganci e Salvatore Scaglione? Intorno alle 11, 11 e mezzo, questo prima di mezzogiorno. Perché venne eliminato quel giorno, subito dopo, a Rosario Riccobona anche Salvatore Scaglione, il pugile? Perché anche costui era ritenuto vicino ai cosiddetti scappati, quello che so io. Poi c'era pure forse qualche altro problema di astio, però io in particolare non le so. Durante la mia detenzione, Sì, dopo che si è appreso la scomparsa di Rosario Riccobono, sì. il Loiacono mi disse... Quindi che periodo siamo? Loiacono Pietro, siamo alla fine dell'82. Alla fine Loiacono Pietro mi disse, riferendosi alla morte del Giaconia e alla personalità del Riccobono, che in effetti il Giaconia aveva ragione quando aveva accusato il Riccobono, nel senso che il Riccobono era confidente di Conciato.